Ciao da Heavy Metal Even. Oggi abbiamo il piacere di ospitare un gruppo nato dalle ceneri di una cult band nostrana che impressiona quanto quest'ultima col suo mix di prog, post metal e altro ancora. C'erano una volta gli Intormentata Quiete. Band nata nel 1998 a Bologna, si è distinta nei decenni successivi con un avant-garde metal personale, emotivo, pieno di sfumature diverse, che le è valso lo stato di culto tra i pochi ascoltatori del genere. Per quanto riguarda noi di Heavy Metal Even, è stato un onore avere la possibilità di recensire sulla vecchia website Fine Estatico nel 2017 e poi Crononota nel 2021, dischi uno più bello dell'altro. Purtroppo però l'anno successivo gli Intormentata Quiete si sono sciolti, una decisione che ci ha intristiti. Ma per fortuna non tutti i talentuosi musicisti che ne facevano parte sono andati per la loro strada. Nello stesso anno 3 di loro hanno deciso, reclutando il bassista Matteo Meli, di fondare una nuova band. Erano nati gli Eddie Caran. Da allora sono passati circa 3 anni, ma finalmente il 7 marzo scorso l'esordio Pantheon ha visto la luce. Pubblicato da My Kingdom Music, che ha portato avanti anche gli Intormentata Quiete per quasi tutta la loro carriera, si rivela un album in parte staccato, in parte in continuità col gruppo precedente. Le differenze sono presenti soprattutto a livello stilistico. Seppur lo spirito di esplorazione sia simile, gli Eddie Caran solo a tratti si mostrano davvero avanguardistici. La base del loro suono è un progressive metal per nulla classico. Ci sono pochi tecnicismi e tanta atmosfera, e anche a livello musicale il genere è diretto e attuale. Merito anche di influssi variegati, a volte ricordano il gothic metal con atmosfere del genere, a cui il gruppo affianca, a tratti, una componente sinfonica semplice ma importante. Altrove invece Pantheon va ancora più sul moderno, con diverse venature post-metal. A quest'ultimo genere si rifà anche la natura per lunghi tratti strumentali del disco, che presenta giusto un paio di pezzi cantati. Ma del resto, agli Eddie Caran non serve vocalizzare troppo per esprimersi al meglio. Anche i pezzi senza traccia di cantato sanno dare molto a livello di atmosfera ed evocano bene la storia narrata dal concept del disco, che va indietro nel tempo e racconta l'evoluzione umana e le origini della nostra cultura. Un compito che al gruppo riesce bene anche grazie alla sua esperienza, palpabile lungo tutte le tracce di Pantheon. In generale, il lavoro dà l'idea di essere stato molto ben pensato e ragionato, come una progressione costante che da toni tranquilli va verso altre più pesanti, con l'apice raggiunto da Guerra. Il brano più estremo della scaletta presenta un'alternanza tra tratti post-progressive e altri davvero estremi. Non rinunciano agli influssi dello stile degli Eddie Caran, ma in aggiunta c'è una base black metal ben sottolineata anche dallo scream di Marco Beccati, per un brano davvero coinvolgente che ricorda i migliori Intormentata Quiete. Anche la parte iniziale però, con la sua lenta salita, ha molto da dare, con brani come Alfa oppure Amore. La prima possiede un'atmosfera in qualche modo sognante, ma non manca una certa pesantezza, quella di vedere da un molo la tempesta che sta arrivando, pur essendo ancora immersi nella quiete. La seconda invece si basa per gran parte su giri delle tastiere, a tratti sinfoniche, a tratti più vintage, di Antonio Ricco, solari e allegri di norma, ma a volte anche malinconici. La traccia che mi è piaciuta meno è invece Arte, che arriva dopo l'apice di Guerra. Pur non essendo male se presa a sé stante, è un po' slegata dal resto a livello musicale, a causa della sua tranquillità. È come se la quieta dopo la tempesta fosse fin troppo tranquilla, con uno stacco troppo netto rispetto a Guerra. È però solo una traccia in una scaletta per il resto estremamente compatta ed emozionante. Alla fine dei conti, Pantheon è un album splendido, che ha poco da invidiare a quanto fatto dai musicisti in questione negli Intormentata Quiete. Se questi ultimi sono morti, gli Eddie Caran ne sono la splendente rinascita. Per questo, se amavi l'ormai sciolta band bolognese, o anche se ti piacciono progressi post e metal strumentale, questo esordio ti è ben più che consigliato. Voto di Heavy Metal Even 96 su 100. Per oggi è tutto. Ti abbiamo attratto verso questo gioiello d'atmosfera? Diccelo nei commenti, oltre a mettere like e a condividere il più possibile. Ti esortiamo inoltre a iscriverti al canale e attivare la campanella degli avvisi per non mancare neppure uno dei video pubblicati ogni settimana. Infine seguici su Instagram, Facebook e Pinterest. Trovi i link qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!